Benvenuti a questo nuovo video relativo alla programmazione di base di LabVIEW. Mediante questo video vedremo l'utilizzo dei componenti numerici, sia controlli che indicatori, booleani, sia controlli che indicatori, delle stringhe, delle comparazioni e anche degli oggetti di selezione. Innanzitutto, ecco, questo è il nostro ambiente di lavoro. Una volta che abbiamo aperto LabVIEW, andiamo sul menu File e creiamo un new VI, Ctrl T per affiancare le finestre. VI perché, come ho detto in altri video, sta per Virtual Instruments, perché quello che andiamo a creare è uno strumento virtuale. Cominciamo con mettere i nostri componenti numerici, ne metto 2. Quello che vogliamo fare è la somma o la moltiplicazione delle nostre due variabili. Questa la chiamo variabile A e vado a formattarla da subito. Ad esempio, invece di avere il valore numerico di questa dimensione, clicco su Application Font e vado a stabilire che la mia dimensione deve essere 36. Ok, vado ad allargare un attimo. A questo punto posso fare CTRL C, CTRL V e mi ritrovo la mia seconda variabile, che in automatico viene chiamata A2, ma vado a modificare la variabile in B. Adesso mi serve sul diagramma blocchi troviamo i terminali dei nostri oggetti che abbiamo inserito. Questi ci serviranno per creare il programma sul block diagram. Adesso ci serve un indicatore per visualizzare o la somma o la moltiplicazione di queste due variabili. Quindi clicco, tasto destro, numeric, eccolo qua, numeric indicatore, posso metterlo qua, ma preferisco fare in questo modo. Tolgo, vado a fare copia e incolla di uno dei due e ovviamente ho copiato o incollato un altro controllo. Per farlo diventare un indicatore, così che non c'è bisogno che vada a prendere un indicatore e poi lo formati nella stessa maniera degli altri due, gli clicco sopra e vedete trovo direttamente un comando intelligente che mi dice Change to Indicator, cioè modificalo in indicatore. Ci sta benissimo, eccolo qua. Questo è il nostro risultato. Da questa parte comincio a crearmi le mie operazioni. Clicco sul tasto destro sul block diagram, vado su numeric e trovo, vedete, tutto ciò che ci può servire per creare qualcosa che ha a che fare con le operazioni. C'ho l'elemento di moltiplicazione e l'elemento somma. Posso metterli così. Cosa devo fare? Devo collegare, quando mi avvicino vedete che il mouse diventa a forma di rocchetto, vado, trascino e lo collego in un angolo del blocchetto multiply, ecco, e il risultato lo porto al mio indicatore. Ovviamente sul blocchettino della somma porto le stesse due variabili e a questo punto vedete che diventa impossibile collegarlo con lo stesso perché l'ingresso è uno solo e io invece ho due input. Quindi mi servirà un oggetto che deve fare in modo che i due ingressi possano essere collocati sull'indicatore. Se le linee sono tratteggiate significa che c'è un errore. Qual è l'errore? Basta cliccare sulla freccetta spezzata, che è la lista degli errori, ed ecco, mi dice che block diagram error, l'ho trovato qua. Questi collegamenti, connessioni, sono più di quanto può essere applicata alla sorgente. Ok, show error eventualmente, eccolo qua. Quindi devo eliminare questi due collegamenti. Posso selezionarli e premere Canc, oppure molto più rapidamente se uso la combinazione dei tasti CTRL più la lettera B di Bologna, ho cancellato tutto.
Quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo mettere in mezzo. Andiamo sul menu delle funzioni e vado dove trovo questo oggetto, vado su comparazioni perché serve a comparare e trovo tutto ciò che ci può servire nel programma per fare delle comparazioni, uguale, non uguale, maggiore, eccetera, eccetera. Eccolo qua il nostro oggettino, il select. Lo porto qui. Se voglio sapere cos'è il select, c'ho l'help online. Ecco, vedete, vado sopra e mi dice che il select ha 3 ingressi, una T, una S e una F. E dice che ci ritorna il valore che è stato collegato all'input T o all'input F, dipende dal valore che si trova in S. Cioè in pratica posso fare due collegamenti, uno in T ed uno in F, e lui sceglierà se deve mandare in uscita il valore, il valore di T o di F, in base al valore booleano che trovo su S. Se è on, quindi se è vero, sarà il true, se è off, se è falso, manderà il false. Cosa dobbiamo collegare in questo oggetto? Ovviamente la mia prima operazione e la mia seconda operazione. L'uscita la collego così al mio indicatore. In questo modo mi sono creato con questo selettore la possibilità di vedere o un'operazione o un'altra. Ovviamente mi manca il selettore, quindi ritorno sul mio pannello frontale, vado su Boolean e posso usare ad esempio un push button oppure un rocker. Lo metto qui, tanto non ci cambia la vita, e invece di Boolean lo chiamo selettore. Per noi è il nostro selettore, ecco, vedete che si trova qua il suo terminale e lo collego con il nostro oggetto. Qui la variabile, l'uscita non la chiamiamo B2, ma possiamo mettere risultato. Andiamo a lanciare il programma usando il run continuously. Ovviamente qualsiasi sia, mettiamo non so, un valore 10 da questa parte, un valore 5 da quest'altro, ed ecco vi dice che il risultato è 15. Ovviamente se vado a switchare sul selettore dovrebbe apparire il risultato della moltiplicazione. Eccolo qua. Questa è la prima parte dell'esercizio perché non abbiamo usato ancora né i booleani né le stringhe. Blocco il programma e voglio creare un testo, anzi due testi, che mi diranno se l'operazione che sto vedendo è la somma o è la moltiplicazione. Quindi mi serviranno un altro selettore che posso copiare, CTRL-C, CTRL-V. Mi serviranno due stringhe che trovo da questa parte. Sul menu stringa vedete che trovo una costante stringa. Me ne serve un'altra, potrei anche fare copia e incolla, ma così ci abituiamo a vedere dove si trovano i componenti. Stringa, costante stringa, e qui vado a scrivere sull'uno o sull'altra il mio testo. Moltiplicazione sull'una e sull'altro testo vado a scrivere, e sull'altro costante vado a scrivere somma. Il discorso è uguale a prima, nel senso che uno andrà sul true e l'altro andrà sul falso, sul false. Cos'è che mi determina la scelta vero o falsa? Ovviamente è lo stesso selettore, e lo porto qui. Adesso mi servirà un display, quindi un indicatore che mi faccia apparire il testo. Potrei prenderlo da questa parte e andare su string, vedete che trovo string controllo o string indicatore, quindi mi servirebbe lo string indicatore, ma vediamo un altro metodo più rapido. Se vado direttamente sul selettore e gli clicco sopra,
nel suo menu troviamo una creazione, create. Cosa vuoi creare? Una costante, un controllo o un indicatore? Mi serve un indicatore. Ed eccolo qua che me l'ha creato lui senza, anche se non sapessi in che punto del menu si trova. Ovviamente a posto di questo testo, di questa etichetta, scrivo che tipo di operazione stiamo abbiamo programmato. Rilanciamo il tutto, come dice, perché è la somma. Se vado sul selettore, moltiplicazione. Adesso aggiungiamo l'ultima cosa che ci serve per questo programma. Vogliamo utilizzare un LED. Prendiamo quindi il tasto destro, menu dei controlli, booleani, round LED, lo mettiamo anche qui, vado direttamente ad allargarlo e vorrei che questo LED si accendesse, diventa on, se il valore dell'operazione supera è maggiore, non so, del valore numerico 80, quindi si accenderà solo in questo caso. So che non ha senso in un'operazione fare questi conti, ma è per cercare di capire l'utilizzo e le funzioni che possiamo utilizzare per fare qualcosa di simile. Quindi ecco qua mi trovo il mio indicatore. Questo si deve accendere quando il risultato è maggiore di 80. Quindi mi serve un'altra comparazione. Tasto destro, comparazione, greater, maggiore, lo collego. Quindi se il risultato è maggiore di 80, l'80 potrei prenderlo direttamente su numeric constant e poi scrivere il valore, ma come abbiamo visto precedentemente, se clicco sull'angolino crea costante e gli scrivo la mia variabile. La sposto, lancio il programma, ovviamente non è più di 80, quindi scrivo 8, moltiplicazione, siamo ad 80, eccolo, 90 e il LED si è acceso. Cosa possiamo fare per completare questo esercizio? Per evitare di usare il run continuously? Possiamo includere tutto il nostro programma all'interno di una struttura. Uso un while loop, lo metto tutto dentro. Il while loop c'è un video dove parlo del while loop. Il while loop è un ciclo, si ripeterà continuamente fino a quando non è soddisfatta o non è insoddisfatta questa condizione, la condizione del loop. Non mi preoccupo molto della condizione del loop, gli clicco sopra e gli dico crea costante e in automatico lui si creerà la costante in base che ci può servire. Ok. Andiamo adesso a lanciarlo dal run normale e lui continuerà a proseguire senza bisogno del run continuously. Allora qualcuno si chiederà: ma perché devo mettere il vero o falso? Faccio anche così, allora tolgo il collegamento, tolgo il false e gli dico crea un controllo. Rilancio di nuovo e adesso il programma continuerà fino a quando non premo il mio stop. Guardate cosa succede in alto sulla barra, ho fermato il programma. Quindi in questo modo ho la possibilità di stoppare o rilanciare il programma. Grazie per la visione di questo video, spero sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto mettete pure un like e arrivederci al prossimo video.